questo video andremo alla scoperta del Copper Canyon, territorio controllato dal cartello del Chapo. Prenderemo il treno più panoramico del Messico, fino al Golfo della California. Visiteremo tipici paesini messicani stile Far West. Vamonos! Il nostro viaggio inizia a Chihuahua. No, non questo qua. Ma questo, uno dei 31 stati del Messico. Da qua prendiamo un pullman che ci porta fino a Krill, la nostra base di partenza per esplorare il canyon. Krill è un paesino stile Far West, oltre che essere il centro economico e turistico più importante della zona. Per la missione di oggi abbiamo affittato le biciclette e siamo venuti qua in mezzo praticamente al Far West. In questa avventura sarò accompagnato da Mark, Jordan e Mike. Con le mountain bike è possibile fare un percorso di 22 km, esplorando le campagne e i boschi della zona. Il noleggio costa solo 17 euro per tutto il giorno, quindi direi che conviene. Arriviamo alla Valle de los Monjes, la Valle dei Monaci. Questa è caratterizzata da rocce verticali che rendono il paesaggio molto suggestivo. Dopo qualche salto della roccia, sport non consigliato ai deboli di ginocchia, riprendiamo le biciclette e torniamo verso Krill. Domani partiremo per un tour di 3 giorni all'interno del canyon, esplorando i vari paesini e le zone più selvagge della regione. Siamo appena ripartiti da Krill e la vista per il momento spacca. Ok, siamo sulla strada per andare a Eureka, che è dove passeremo questa notte, e la guida ci fa che questa zona è controllata dal cartello. E praticamente lungo la strada abbiamo visto i bambini, comunque i locali con i fucili a pompa, le mitragliatrici che controllavano la zona. E la realtà qua per loro è tutto abbastanza normale come cosa. Però fa un po' impressione vedere certe cose dal vivo e non solo nei film. E qui praticamente l'unico business che c'è è la cocaina. E c'è tipo una specie di confine tra questo cartello e il cartello successivo che si chiama La Linea, che non va mai pronunciato il nome perché hanno detto che altrimenti ti taglia la testa. Bienvenidos en Mexico! Questo canyon è 4 volte più grande del suo omonimo negli Stati Uniti, ma si differenzia per vegetazione, forma e fauna. Inoltre è ancora sede di alcune popolazioni indiane locali, i Tarahumara. Arriviamo ad Eureka verso sera. Questo paese è famoso per la ultramaratona del cavallo bianco, una delle maratone più sceniche e difficili del mondo. Il percorso infatti è un continuo su e giù per le creste del canyon. Inoltre è usanza per i corridori messicani correre in questi abiti e molti di loro lo fanno addirittura in sandali. Buongiorno, l'altro giorno siamo alzati presto per partire verso Bato Pilas e la strada come al solito non è delle migliori, però il panorama è spettacolare.
2 serpenti abbiamo incontrato. Yeah. Woo! Oh my gosh, you're free. Pull me out. Oh gosh. I cartelli stradali vengono utilizzati come tiro al bersaglio per allenarsi a sparare. Do not mess with the cartel. Inoltre, per poter utilizzare il drone, abbiamo dovuto farci riconoscere dalla polizia per verificare che fossimo turisti con la guida. Ok, dopo circa 5 ore di macchina siamo finalmente arrivati al pueblo di Paterpillas. È un pueblo molto più carino rispetto all'altro, visto che è molto più colorato, anche se anche questo è sempre in mano al cartello del Chapo. Staremo qua questa notte, domani mattina invece partiremo verso la nostra base, Krill. Batto in queste anziane che stanno cercando di raccogliere un particolare frutto dall'albero. Guamuchil. È tipico da chi? Sí. Sta ricco. Ajá. Raccoglierlo è molto più complicato di quello che sembra. Tienes que agancharlo y traértelo. Alta mattina, c'è già Mike in pompetta stamattina, si è fatto tutto il tragitto praticamente in cima. Questi 3 giorni sono stati pazzeschi, abbiamo passato principalmente il tempo in macchina per il canyon, però ci sta visto che questo canyon è veramente enorme. E domani mattina invece alle 8 prendiamo il famoso treno, il treno più bello del Nord America, che ci porterà verso la costa, Los Mochis. Abbiamo appena tirato su un amico. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien tú? Muy bien también. Necessita un taxi? Sì. Questo signore lo avevamo conosciuto poco prima a Batopillas e quando l'abbiamo incontrato lungo la strada abbiamo deciso di dargli un passaggio. Camminare tutti quei chilometri coi sandali non deve essere proprio comodo. Ahí se ve el verde. Ahí, nel canyon Sì. donde sta il verde? Wow! Incredibile. Hasta allá la última que se ve verde, ahí es. Lì. Un placer amico. Ándale, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, que tenga buen día. Ugualmente. Ci raccontava che la gente qua è abituata a camminare tanto, visto che non esiste un vero e proprio servizio di autobus. Questa strada con le sue geometrie, immersa in un paesaggio unico nel suo genere, la rende una delle strade più belle sulle quali sia mai stato. Tornati a Krill, finiamo la giornata con una ottima cena messicana. Sono le 7:30 del mattino. Oggi andiamo a prendere il treno verso Los Mochis. Fa un freddo cane. Per essere in Messico non sono abituati a questo sbalzo termico. Il famoso El Chepe è un antico treno che collega Krill con Los Mochis sul golfo della California. Il percorso è lungo 350 km e il tragitto dura circa 9 ore, attraversando tutti i paesaggi maestosi del canyon. La prima classe costa la bellezza di $200, con incluse le bevande, un pasto e l'accesso unico alla terrazza panoramica.
Lungo il percorso sono presenti 39 ponti e 85 gallerie e ci sono voluti ben 90 anni a completare i lavori. Il pranzo al ristorante, beh, diciamo che fa più piacere agli occhi che al palato, anche se i miei amici non la pensano proprio così. Mike, how was the meal? Oh, it's good. It's 10 out of 10. I loved it. Good. I enjoyed it. I would give it a 9. Alla comida diamo un 2, non era un granché. Suck the shells, man. Finalmente verso sera arriviamo alla nostra destinazione, Los Mochis. Decidiamo di andare a goderci tramonto in spiaggia, prima di imbarcarci sul traghetto che ci porterà dall'altro lato del golfo, a La Paz. Questo viaggio mi ha permesso di scoprire zone meno turistiche del Messico, ma altrettanto incredibili, che ti fanno fare un salto nel passato in pieno stile Far West. Inoltre, anche se abbiamo attraversato zone pericolose controllate dal cartello, se accompagnati da una guida e cercando di evitare situazioni scomode, non c'è da preoccuparsi molto, in quanto loro sanno il valore economico che il turista porta nella zona. Nel prossimo video, le 24 ore più assurde della mia vita.